Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi. Questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna. Intanto volevo ringraziare tutti quelli che mi stanno ancora seguendo nonostante sia agosto e quindi in teoria bisognerebbe essere in vacanza. Ringraziare i nuovi iscritti. Volevo sapere come sono andate le vostre vacanze, lasciatemelo scritto qua sotto se ne avete voglia. Se mi seguite, oramai questa palette non ha bisogno di presentazioni, ma per chi è nuovo, oggi useremo la You're So Chic Palette di Ching Beauty e finalmente posso darvi al riguardo un'opinione abbastanza completa perché l'ho utilizzata varie volte. La qualità è veramente ottima, ma bisogna capire bene come utilizzare ogni formula perché in questa palette ce ne sono tante. I matte sono pigmenti puri da quanto ho potuto capire, mi ricordano molto i matte della Take Me to Brazil di BH Cosmetics, non so se la avete presente. Questo significa che renderanno al loro massimo con una base appiccicosa, quindi vi consiglio di utilizzare un primer. Gli shimmer vanno trattati in modo differente a seconda della loro texture, potete vedere le texture ad occhio. I satinati danno il loro massimo bagnando il pennello dopo aver preso il colore, esattamente come gli shimmer, quelli più classici diciamo, che però sono meno opachi. Un terzo tipo di shimmer è opaco e borroso, lo riconoscete subito perché già nel panel è molto brillante e riflettente. Questo non ha bisogno di nessun tipo di base perché ha già all'interno una base molto morbida, sono degli shimmer eccezionali. Per di più ho individuato per ora solo due, ma potrebbero essercene altri a questo punto, due duochrome, in particolare sono due verdi riflessati oro. Anche per quanto riguarda i glitter pressati che sono molto belli, ne abbiamo già parlato, ce ne sono di diversi tipi, con i glitter più piccoli, con i glitter più grandi, a volte i glitter più grandi hanno delle forme, per esempio sono delle stelline, molto carini, anche questi hanno una base già collosa, quindi in realtà non hanno bisogno di utilizzare nessun tipo di colla. I prodotti viso sono altrettanto belli, fate molto attenzione perché sono pigmentatissimi e una volta applicata non si stemperano molto facilmente. Sicuramente per quanto riguarda questi ultimi la palette non è molto inclusiva, nel senso che il massimo scuro del contouring è adatto al mio colore di pelle, quindi non penso che vada bene per una pelle più scura. Sono invece presenti due illuminanti più scuri, quindi che danno più sul bronzo oro, ed un blush rosso molto intenso che potrebbero andare bene anche su pelli nere. Sarei curiosa di provare anche gli ombretti su una cliente magari con la pelle nera per vedere quanto sono visibili. Detto questo, per quanto mi riguarda, almeno per l'utilizzo che posso farne io su di me, questo è il mio miglior acquisto dell'anno sicuramente. Mi dà la voglia di creare, di sperimentare con le texture, insomma è una bellissima fonte di ispirazione, quindi ve la consiglio. Spero che questo video vi sia stato utile, soprattutto se avete voglia di provarla, di acquistarla, spero che vi possano servire le mie indicazioni. Se vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Spero di vedervi in un prossimo video, un bacione, ciao ciao!